Amici del Portale del Verde, buongiorno, ben ritrovati. Eccoci qui, siamo a presentarvi una bella pianta d'appartamento oggi, si chiama Dracena. Lo facciamo qui dal Peraga Garden Center di Mercenasco, provincia di Torino, e lo facciamo in compagnia della nostra esperta Francesca Vernile. Eccoci qui Francesca, siamo completamente circondati dalla Dracena. Esatto, abbiamo diverse specie e varietà di dracena e in particolare queste qui sono dracene marginate e hanno questa caratteristica foglia appunto con il margine colorato, però abbiamo anche appunto diverse varietà, ad esempio ecco guardate questa qui con le foglie molto più grandi, anche queste variegate. Sono piante che provengono dalle zone tropicali di diversi continenti, in particolare del continente africano, e sono molto simili a quello che chiamiamo tronchetto della felicità, che è la Iucca elephantipes, quindi hanno comunque anche loro un portamento così con il tronchetto. Poi generalmente vengono commercializzate in questo modo, cioè viene tagliato l'apice per stimolare la pianta a fare più di un getto, e quindi abbiamo questi ciuffetti di composti appunto da 4 ciuffi. Sono piante piuttosto semplici da tenere, però è molto importante evitare chiaramente il ristagno idrico e quindi dobbiamo garantirgli un terreno ben drenato. Normalmente noi quando compriamo queste piante le troviamo in un composto torboso. Questo sicuramente facilita i produttori per la radicazione, e quindi comunque loro insomma possono tenerle in questo composto perché hanno dei sistemi, ma noi rischiamo di far marcire la pianta perché la torba mantiene troppa umidità, quindi vi consiglio di rinvasarle in un composto più drenante. Aggiungete magari alla torba o comunque a un terriccio per piante verdi della pomice, della perlite oppure della pillo, anche della sabbia, cioè qualcosa che faccia in modo che l'acqua sgrondi rapidamente, in maniera tale che le radici della pianta non ne risentano. È una pianta che vuole una buona luminosità, soprattutto le forme variegate, per mantenere la loro colorazione, ma non tollera correnti d'aria, quindi attenzione a metterle insomma magari in prossimità ad esempio del portone d'ingresso, che quando entriamo in casa entra una corrente d'aria magari troppo fredda che le può rovinare. A volte le vediamo perdere le foglie, ci possono essere 2 cause per questa perdita di foglie: troppa acqua, quindi la pianta sta marcendo, le foglie lentamente cadono, oppure un attacco parassitario, perché purtroppo le cocciniglie spesso e volentieri fanno visita alle nostre dracene. Se riusciamo a toglierle manualmente è sempre meglio, altrimenti potete utilizzare un olio minerale o ancora meglio un sapone molle, ovvero un sapone derivante da acidi grassi potassici. Non è il sapone di Marsiglia, è proprio una cosa a parte, ma la trovate facilmente in commercio, che disgrega l'animale, quindi non è fitotossico, non è tossico per la pianta, non è tossico per noi e non è tossico per i nostri animali domestici. Benissimo, ringraziamo allora Francesca Vernile per questi preziosissimi consigli. Vi chiediamo di mettere un bel pollice all'insù e di iscrivervi al nostro canale. Ciao, alla prossima!